Well, good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank, of course, Professor Twente and Dr. Agrusti for inviting us to participate in the Libe project and me to present something about the work we have been doing in Twente. Maybe I can explain a little bit about why we were invited to participate. Quindi, oltre ai ringraziamenti, presenterà il lavoro che si svolge a Twente, che è la ragione per cui sono stati invitati a partecipare al progetto. This afternoon I will first tell you a little bit about our journey that took us from assessment of learning, to cite Steve Dobson, to this project. I'll tell you a little bit about what we've been doing in the past few years, and after that I'll focus on computerized adaptive testing and how we feel we could use that in personalized learning. Sì, ci spiegherà il loro percorso dalla valutazione dell'apprendimento a poco per arrivare a una valutazione basata sul computer. Within the Research Center for Examination and Certification, that's where I am working, we actually have three themes. The first one is quality matters, the second one is technology first, and then it's all about learning. Most of the staff members, for example, I have a background in technology. I'm a mathematical engineer, and that's where most of us come from. So we first focused on technology for assessment. We think that assessment with technology is fun. It's very popular for young children. They like to do a test on the computer more than to do it on paper and pen. Il centro di Twente si occupa di esami e certificazioni e sviluppa tre elementi di ricerca: la qualità, la tecnologia e l'apprendimento. Il nostro ospite è un ingegnere matematico e quindi si occupa principalmente di valutazione attraverso il computer, cosa che è divertente. I bambini spesso preferiscono svolgere una prova al computer che nel modo tradizionale con carta e penna. But there are also other advantages. When you administer a test on the computer, you can include video, all kinds of materials, you can connect to the internet. Another thing is that after the test you can provide immediately a score so they know how well they did, and you're flexible in the administration of the test. Ci sono anche altri vantaggi: si possono inserire dei video, dei collegamenti a internet all'interno della prova. Si può dare un punteggio immediato appena la prova si conclude, quindi c'è una grande flessibilità. So when we were working in assessment of learning, we felt that, well, there were some issues with it. Among others, the use of the assessment is rather limited. You teach for quite a while, and then after there's just one single measurement how well the student is doing. That was one thing. And the other thing, it's, well, you know it probably from US with the No Child Left Behind initiative. When you do a lot of assessment of learning, and the teachers tend to focus on the test instead of they teach to let people learn. Ci sono vari aspetti da prendere in considerazione, intanto il divario temporale fra l'attività di insegnamento e quella di valutazione, quindi l'attività di insegnamento si sviluppa in un tempo molto più ampio, quella di valutazione è rapida, e poi ci sono però anche i problemi di non lasciare nessuno dietro, e quindi come organizzare questi test perché siano equi. So maybe 5 or 6 years ago we ran into a group of people who had an entirely different vision of assessment. More the assessment for learning. For example, the quote is from Stober, and he wrote in 2008 that we have to adapt the current methods of assessment, and it's that providing feedback during assessment or based on assessment is actually a key to learning. Yeah. Da 5-6 anni a questa parte la visione si è modificata secondo anche studi che sono stati svolti da Stober.
e si cerca di praticare meglio la valutazione per l'apprendimento e in particolare fornendo delle informazioni a chi sta studiando e non solo alla fine del percorso. Well, that brought us to the question how to integrate feedback in computer-based assessment. Quindi come integrare una retroazione, un messaggio di risposta nella valutazione fatta attraverso computer. So 5 years ago, Fabienne van der Klei started her PhD in our center, and she started with this review study where she focused on questions like which feedback methods are available, or do students actually read feedback. So the topic was new to us, so we started with all these kind of questions to see whether we could find answers in the literature. 5 anni fa una loro dottoranda, Fabienne von Kleist, ha cominciato a porsi delle domande descrittive, quale tipo di retroazione mettiamo in atto, gli studenti leggono i messaggi che gli diamo come correzione ai loro compiti, quindi cose semplici. And we found that there are actually the different issues involved. You could think of type of feedback, level of feedback. This model is from I think it's from the paper by Valerie Schutt, I'm not entirely sure, but she distinguishes between the knowledge of the response, the knowledge of the correct response, elaborate response, so various types of feedback, and on the other hand the level, based on the self, you tell the student, well, good job, that's not formative at all, of course, until feedback at the regulation level. Quindi hanno cominciato a riflettere sui vari tipi e i vari livelli di risposta, quindi che genere di risposte dare, quanto gli aspetti affettivi possono incidere sul tipo di risposta e così via. And we learned a lot about the role of feedback and how it enhances learning. This is just one model that describes all the various steps involved. I will not go to detail about it, but this is actually the model we applied most in our work. E quindi il loro lavoro serve soprattutto a chiarire questo tipo di questioni e quali passi debbano essere organizzati, con quale successione. So when we did a systematic review of the literature, we found 17 papers that explicitly dealt with the use of feedback in a computer-based learning environment, and only 5 of them found a significant effect that actually feedback enhanced learning. And when we read all these papers, we saw that many different kinds of feedback were involved. Quindi una rassegna sistematica della letteratura scientifica sull'argomento ha messo in luce 70 articoli che parlavano in particolare della risposta attraverso il computer, ma solo 5 hanno evidenziato una ricaduta positiva. And just to give you an impression, these were some of the types we ran into. We had feedback, immediate knowledge of the response combined with where they made the mistakes, some tutoring feedback, and encouragement to try to do it again. And well, it continued until maybe we invite the students to try again, and to plus that they were provided with some elaborate feedback. Ecco, qui avete un elenco di esempi di aspetti che loro hanno sottoposto a verifica, quindi è solo un elenco, non andremo nei dettagli. When we tried to classify the feedback, and we used the model by Schutt, we saw that a lot of feedback was at the task level, and sometimes the feedback was provided at the process level. Ecco, 2 categorie principali. La maggior parte delle volte la correzione riguarda il risultato, quindi il risultato del compito, e molto meno riguarda invece il processo attraverso il quale si giunge al risultato. And just to wrap up all the conclusions of Fabienne, we saw that first of all there were not that many studies available that gave us information about how to implement feedback, and the results often conflicted. We saw that
the students actually might profit from more complex type of feedback. But yeah, there were no univocal results with respect to the timing, and no results with respect to the difficulty of the task and the learning process. Alla fine si sono resi conto che non c'era un numero eccessivo di studi su questo argomento e che spesso gli studi erano contraddittori tra di loro. Quindi chi dice che bisognerebbe adottare uno stile più complesso nel fornire la risposta agli allievi, poi si discute sulla tempistica in cui ciò andrebbe fatto, vari aspetti, però non ci sono evidenze univoche quanto all'attività di ricerca svolta finora. Well, actually, this was not a nice answer, of course, to our question. But on the other hand, we are researchers, so we like these kind of open things. Sì, sarebbe bello poter dire che tutto va bene, non è una risposta molto soddisfacente quella che ci dà, però l'etica del ricercatore ci impone di essere onesti. So one of our other students actually did a pilot study on the use of feedback. E quindi fu organizzato uno studio pilota. Her name is Caroline Timmers, and she's from Saxon University of Applied Sciences. And what we did is we focused on information literacy. We thought it was an important competence for students, and we had quite a couple of students involved, in total around 600. And we did an experiment with them, so pre-test, treatment, post-test. Quindi lo studio pilota ha coinvolto 600 studenti e riguardava come contenuti le informazioni di base con la metodologia classica del pre-test e post-test. But during the experiment we provided them with feedback on how they did on retrieving all kinds of information from the web. Ecco, e poi appunto lo studio prevedeva che si chiedesse come trovassero le informazioni sulla rete. Well, and we logged everything they did, so we could, in the end, check actually what they did and try to get some information from it. And in this picture, you can see the relation between, for example, the difficulty of the task and how often the students choose to get some feedback on their answer. So actually, they could choose to get feedback. It was open for them. And well, you can see here there's a slightly positive relationship between the difficulty of the task and whether student asked for feedback or not, but it's not very strong. Hanno acquisito tutti i dati e in questo grafico si mostra una correlazione, per esempio quella tra la difficoltà del compito che è stato assegnato e il numero di volte in cui lo studente ritenesse di dover ricevere spiegazioni sulle proprie risposte. And when we compared the ability of the student with respect to whether they used feedback or not, there was actually no relation at all. The very able students and the not very capable students, well, actually they had the same level of use of feedback. Ecco, poi hanno cercato di vedere se ci poteva essere una correlazione tra il livello di abilità degli studenti e il numero di volte in cui chiedessero spiegazioni sul loro compito, e non ce n'è affatto, quindi sia i migliori sia i peggiori chiedono sempre più o meno allo stesso livello. Caroline continued to do a number of experiments, and I will not tell all of them, but these were her main findings. She saw that motivation to learn is a very important thing. If you have motivated students, they will use the feedback more often and they will actually learn more. The setting in which you offer the test matters, whether they can do it at home or it is in a controlled setting in the classroom or anything. And finally, in our latest experiment, which was we provided students with feedback at the regulation level, so at the highest level. We were very puzzled by the results because we didn't find anything at all when we checked all the learning analytics until we checked for gender, and then it turned out that it was actually the girls who learned a lot from feedback at regulation level and the boys didn't learn anything at all. Quindi di nuovo sono state sottoposte a verifica alcune variabili, è emerso che la motivazione a apprendere è una delle molle più importanti
ma anche l'ambiente nel quale viene offerto il test. In mezzo a tutte queste delusioni per cui non trovavano niente, è emerso invece che c'è una forte differenza tra le ragazze e i ragazzi, quindi le differenze di genere si sentono fortemente. Both Fabienne and Caroline finished their PhDs. I will upload their thesis at the Libe project website, so if you're interested, you can all read it. In the meanwhile, the projector is died, but we are trying to, resuscitate him. È morto il proiettore, lo risusciteremo presto. Because now the most important thing comes. Certainly, not the proiettore. Shall I just continue? Yes. Okay. Può darsi. Comunque, visto che il pubblico è prevalentemente femminile, nulla ci ferma. Vabbè, proprio poveri uomini. In both of the projects, there was no personalized learning at all, so we did not adapt anything. And this Libe project is about adaptive learning, about personalized learning. Within the center, we also did a lot of research on computerized adaptive testing, so that's just on assessment. Sì, quindi nei loro studi insomma purtroppo non hanno scoperto niente, sperano che il progetto Libe sia il secondo passo, quello in cui il discorso venga approfondito. Un'altra attività che stanno svolgendo riguarda la valutazione computerizzata. Okay, just to give you a very short idea about what computerized adaptive testing is about, this is the basic algorithm. But the whole idea is that only questions at the level of the student provide a lot of information about where they are in their learning path. I can even prove it mathematically that it works, but I can also show it by an example. Ecco, l'algoritmo di base è che il maggior numero di domande pongano gli studenti è più facile vedere a che punto sono nel loro apprendimento. If I want to measure your math ability, how good you are in math, I could ask you a very straightforward question. 1 plus 3. Se voglio valutare il vostro livello di apprendimento in matematica, vi faccio questa domanda, nessuno si azzarda a rispondere paura di sbagliare, 1 più 3. But that question would not tell me that much about this audience. When I would ask the same question to my 5-year-old girl, it would be a relevant question, but not in this audience. So you have to adapt the level of the question too. Quindi rispetto a questo pubblico questa domanda non è rilevante, però se la stessa domanda si pone a una bambina di 5 anni, ecco che cambia completamente le sue caratteristiche. And this whole way of thinking, we thought, well, can we apply this in learning? Because if you do personalized learning, somehow you want to adapt the level of the task of the item or whatever you offer to the student to the level where they are right now. Ecco, questo stesso principio si può applicare all'apprendimento, ossia noi dobbiamo fornire un materiale didattico agli studenti che sia congruente con il livello al quale si trovano, perché se gli chiediamo 1 più 3 e hanno 20 anni. But there are many issues with it. It's not straightforward. For assessment, we have the whole machinery of psychometrics and stuff, and we can just implement it in a computer program and it works. Per la valutazione tutto sommato c'è un apparato già ben sviluppato, gli psicometristi ci hanno molto lavorato, si mette tutto in un computer e si va avanti. And these are just some of the issues we looked at. It's how many items or tasks do you have in your learning environment? How do you have to select the tasks? And how do you estimate where the student is at the learning path? E quindi le domande, quanti quesiti dovete avere nel vostro sistema, come fate a valutare un certo risultato di apprendimento, la terza me la sono persa. La selezione dei quesiti, come li scegli? Ecco, come si possano scegliere i quesiti in modo casuale, però con lo stesso livello di difficoltà. The first issue is about how many tasks you have to develop. In assessment, in testing, we know that in order to use an adaptive test,
you need twice or 12 as many items as in a linear test. Quanti quesiti? Se dovete fare una valutazione adattiva attraverso il computer vi servono 12 volte tanto quello che vi serve in una valutazione lineare. Which is actually a lot of items to develop. So what we did in assessment, we had this automated item development, and the question is, yeah, can you use something like that in learning? I don't know. Hanno provato dei sistemi per sviluppare dei quesiti automaticamente, però la domanda è: si possono poi usare questi quesiti dal punto di vista dell'apprendimento? And when it comes to the other two issues, I can probably best explain it with this graph. Questo grafico dovrebbe permetterci di capire meglio le altre due domande. Actually, in this graph you see two different things. The straight line is your measurement error, and the dotted lines refer to the level of the candidate. Quindi la linea continua è l'errore di misura e quella tratteggiata è il livello del candidato. And what you see here is the number of items that you actually administer. And what you can see is when you administer more items, you measure more precise and you have a better idea about where the student actually is. E questo è il numero di quesiti da somministrare, ed è evidente che maggiore è il numero di quesiti che si somministra e migliore è la misurazione. For assessment of learning, this works very well because you assume that there is a fixed level of the candidate and you just administer maybe 20 items, and after 20 items you can have a good estimate of the level of the candidate. Ecco, per la valutazione dell'apprendimento questo metodo funziona benissimo, si somministrano una ventina di quesiti su un certo argomento e si può fare una stima ragionevole del livello di conoscenza del candidato. But in learning, there's a different thing happening, because assume that this is the learning path. There is a linear growth. After every item, there is feedback and the student actually learns something. Ecco, però nella valutazione per l'apprendimento succede qualcosa, perché dopo ogni quesito c'è una risposta di correzione che consente al candidato di migliorare, di imparare, e quindi il suo apprendimento cresce. But now when you use all the previous items to estimate the level of the candidate, you, for example, after 15 items, the level is here, but you use all these items and you end up with a lower estimate of the level of the candidate. Okay, again. If after the first line, the dotted line was the first one. No? This is the actual level of the candidate. Yeah. So this is the estimated level. So because in testing you do not assume a change in the level. So when you are here, you just assume in testing there's one level, and you use all the 15 items to estimate the level. So also the items where they were at a much lower level. So your estimate will be lower than the real level of the candidate. Sì, perché nell'apprendimento, nella valutazione per l'apprendimento, il livello di competenza dell'allievo migliore, quindi la vostra valutazione poi è sotto al livello reale, perché è la linea quella con i trattini, quella che conta, non quella con i puntini. Well, so especially when your goal is to select items to facilitate the learning, you have to come up with a whole different idea about your psychometrics. And one technical solution would be to switch to a different information measure. Ecco, quindi se il punto di vista cambia dalla valutazione dell'apprendimento alla valutazione per l'apprendimento, tutto il discorso valutativo deve essere modificato.
Actually, there are a couple of directions you can go from a psychometric point of view. Ecco, ci sono alcune direzioni che possono essere prese partendo dal punto di vista psicometrico. I just list 3 of them here: dynamic IRT models, Bayesian knowledge tracing, or ELO rating models, where the last one comes from the chess playing. When you win from somebody who was ranked much higher, you gain a lot of points. If you win somebody from who's ranked lower, you hardly gain any points. And you can see learning as you competing against the task. E quindi l'apprendimento può essere visto come una competizione tra noi e il compito. So actually there are options, but you have to decide which way to go. Ci sono tante vie e bisogna scegliere quella da prendere. So to end my presentation, I think the whole Libe project is in a very, very interesting area. Questo traduco subito. Il progetto Libe si inserisce in un'area molto interessante. The computerized learning environments, they already demonstrated that the students can really enhance the learning. Allora, l'apprendimento attraverso il computer, come è stato già dimostrato, permette di migliorare i livelli degli studenti. And it's very nice that in the Libe project we will now work on the complex problem of personalizing the learning and integrating feedback. The technology is there, but it's still quite a thing to put everything together. Ecco, i 2 punti chiave del progetto consistono nella individualizzazione dell'apprendimento e nell'inserimento di una valutazione che segua lo studente. Sono problemi per i quali esistono le soluzioni tecnologiche ma ancora non sono state messe in atto. Thank you. Grazie.